buongiorno. Ciao. برفين 700 بقديش قال؟ Dopo un breve ristoro all'oasi di Cebica, il nostro viaggio prosegue in direzione dei laghi salati. Enormi distese di sabbia e terra arida ci accompagnano in direzione di Tozeur. L'aria secca e tagliente ci annuncia che siamo in un luogo dove la natura ha il pieno controllo. Siamo diretti al sito di Mos Espa, storica location della saga di Star Wars, ma sulla strada che ci aspetta non abbiamo la più pallida idea. Lago salato, Chotel Garza, siamo sulla strada per il famoso set di Mos Espa di Star Wars. La strada qua è una meraviglia, anche in coppia siamo andati molto facilmente. L'unica cosa veramente con la luce tosta da reggere per gli occhi, quindi occhiali, lenti, perché vedere tutto questo bianco, giallo chiaro è forte, bellissimo. Allora, siamo passati nella porta di Star Wars e ci inoltriamo sempre di più direzione Mos Espa. Qua la sabbia diventa sempre meno compatta e un po' più difficile guidare, morbida. Al Hong Gemal, collo di cammello. Oh! E beh, collo di cammello. Cammello. È là. Bello. Il terreno è piatto, la strada dritta, ma le tracce cominciano pian piano a perdersi sotto il soffio della sabbia mossa dal vento. Orientarsi è difficile. Superato il collo di cammello, proseguiamo verso le dune di Mos Espa, attenti a non inoltrarci dove la sabbia è troppo soffice per poter proseguire. Appena arrivati veniamo subito assaltati, foto col cammello, con la volpe del deserto, locali a caccia di turisti, con quell'insistenza a cui ci eravamo già abituati i giorni precedenti. Pertanto proseguiamo verso le dune, per iniziare ad assaporare la sabbia fine del Sahara. Mos Espa, ragazzi, siamo arrivati, ci arrampichiamo subito sulle dune, però a piedi, che con le moto non so se ce la tentiamo, tanta roba. Proseguiamo quindi in direzione di Tozeur, attraversando strade polverose e pacifici villaggi dove ci salutano tutti i bambini, ed entriamo finalmente in questa caotica città sahariana, nota nell'immaginario collettivo per le sue oasi di palme, i suoi mercati colorati e l'odore di spezie che riempie l'aria. Non abbiamo prenotato nulla, dunque partiamo alla ricerca di una sistemazione per la notte. Alla ricerca di un posto dove dormire. Siamo già
cercando come i disperati, questa volta prenotiamo bellissimo. Esatto. Alla ricerca. In diretta da Dosera, bellissimo, siamo tra i vicoli di Dosera, stiamo andando in un ristorantino recensito addirittura 4.9, una roba mai vista prima d'ora. Marti, che dici? Ha ripagato la giornata? Qui per la prima volta assaggiamo la tipica carne di dromedario, cucinata lentamente dentro otri di terracotta, speziata e insaporita. Non ci appassiona particolarmente, ma è comunque da provare. Allora ragazzi, come si lavano i panni in viaggio? Intanto ci vuole uno zito che si arma di pazienza. Come se gli altri giorni avessi lavato sempre tu, vero? E poi ci si mette qua nel lavello, si lava tutto, si insapona, sapone di Marsiglia e poi per asciugare, dici poi faccio asciugare, dry bag, Pur Motors, si appendono praticamente i vestiti dentro qua, c'è un appendino ed è la svolta perché tu metti i vestiti qua dentro, questo ti trattiene anche la sporcizia, vedete che fuori è sporca e dentro rimane pulita, si stendono come la zia Tippina e si appende questo dietro la moto e l'aria fa asciugare tutti i panni. Intanto continuiamo a lavorare. Dalla magnifica Toser partiamo alla volta dell'enorme deserto salato di Chota-Jerid. L'orizzonte si perde all'infinito, il terreno bianco riflette la luce del sole come un gigantesco specchio e la strada sembra galleggiare nel nulla. Saltiamo la tappa al caffè del deserto, Xarghilan e poi Camp Smela. Saltiamo la tappa. Sì, perché sono già le 3 e si fa Bello, troppo tardi. Rinquadra il tuo orologio. Le 3. No, qua, con rosso. Stai contrabbandando Una bottiglia è rosso. Una bottiglia per volta. Perché in Algeria è rossa? Dico, ma ti sembra 1,5 litri sto La strada per Xarghilane si fa polverosa e calda, con il vento che porta con sé sabbia e odore di deserto. Il paesaggio cambia lentamente e lascia spazio alle prime vere dune. La fatica si mescola all'adrenalina perché sappiamo che ci stiamo avvicinando a una delle oasi più leggendarie del Sahara. Xarghilane sulla destra e proseguiamo, ci allunghiamo giusto questi 15 km all'oasi, abbiamo l'acqua e poi andiamo verso Camp Smela che è di là. Uè! Grande! Sei su YouTube! Ci conosciamo. Come va? Tu bene, tu?
Sempre che parli sei. Poi là? Come va? Notare come la benzina ha cambiato colore comunque in questi giorni. Era gialla gialla, ora è rossa. Che bella sabbia che c'è. Siamo pronti a ripartire per il Camp Smela. Per ora è duro, non è proprio confortevole, è poca sabbia però di quella smossa che ti fa fare Non so se era meglio quel fondo o questo, mamma mia. La strada per Camp Smela si rivela fin da subito una sfida, soprattutto per correrla in coppia e a pieno carico. Innanzitutto per la difficoltà a trovare le tracce da seguire, in quanto l'immensa distesa deserta di sabbia crea disorientamento e non c'è una vera strada da seguire. Poi pian piano il fondo rigido e sconnesso lascia il passo alla sabbia, sempre più fine, che dà problemi nel gestire la moto quando affonda nel morbido. Porto via sabbia. Ah, ok. Figlia lì dietro che ora cade, Gabriel. Ah, mi stanno chiamando. Chiamando Antonio. Non è proprio. Dai! Campo Smela, 11 km, siamo a metà. Vai. Vedo che hai tante alternative, e devi essere fortunato. Oh no! Tipo questa è l'alternativa sbagliata. No! Arrivo. Prima non è il momento di fare foto, Ma no! minchia. E dobbiamo andare indietro. Sei un po' impossato? Un po', tira da te. Minchia. Vieni da me. Perso il contenuto. Vieni da me.
sella diventa sempre più difficile, la sabbia fina e le dune più alte, ed in coppia la percorrenza diventa faticosa ed estenuante. Proseguiamo con continue interruzioni, soprattutto dell'Africa, che a causa del suo peso a pieno carico causa a Gabriel non poche difficoltà. No, vieni. Vuoi un po' da me, un po' da te? Aspetta. Aspetta. Nodo a Alla pescatora. doppio capitone. Il sole sta tramontando e le energie sulle dune iniziano ad affievolirsi. Qui incontriamo un gruppo di persone a bordo dei fuoristrada e si offrono di accompagnare le ragazze fino a Camp Smela per permetterci di proseguire da soli nell'ultimo tratto che sarà ancora più difficile. In trazione, vai! Alla grande! Ah, puoi provare. Bene, adesso che abbiamo caricato le ragazze sull'RV e siamo super leggere. Io e Martina ce la stavamo facendo abbastanza bene. Con la leggerezza della cove, ragazzi, si viaggia alla grande, però l'Africa è troppo pesante. Minchia, ragazzi. Che sudata. Domani la spediamo subito, ma troviamo il passaggio. La mettiamo sul tetto di qualcosa. Sono torinesi e argentini. Ah, ci siamo trovati. Non si dentro. Andavamo allo stesso passo. Senza il sacchetto dietro. Grazie. Non avete fatto ancora il check-in? Arriviamo finalmente al campo tendato, un luogo meraviglioso immerso nel silenzio del deserto. La nostra sistemazione è una semplice tenda con 6 posti dove dormiamo tutti insieme e dopo una sciacquata andiamo subito a cena. Tra l'altro questo sarà l'unico posto in tutto il viaggio dove riusciremo a bere dell'alcol, ovvero dell'ottimo vino di Tunisi. Mentre ceniamo sentiamo dei rumori di moto e capiamo subito che si tratta del gruppo di Antonio, i ragazzi con cui avevamo condiviso la strada qualche giorno fa. Ragazzi, la cena è pronta già, è tardi. Ah sì, aspetta. Io ho provato a chiamarti. Lo so, ma io stavo bestemmiando come stavi bestemmiando tu poco fa. Questo non si dice. No, Si sorseggia allora, come signore. E dopo questa tosta giornata si dorme di lusso, ma solo fino alle 4 perché ci aspetta una meravigliosa alba nel deserto. Ci vediamo alla prossima puntata. Siamo pronti a mettere alla prova la moto per l'ennesima volta. A scoprire questo villaggio berbero.
Se l'ha fatto Gabriel lo possiamo fare anche noi. Ora io e Martina ci separiamo.